Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo della religione dei Longobardi. Bentornati, dicevamo. Come sempre, grazie ai nostri Patreon, ai nostri abbonati, a tutti quelli che ci seguono, likeano, si iscrivono al canale e condividono i nostri contenuti. Ognuno di voi a modo suo sostiene l'operato della Fara, tanto qui su YouTube, quanto nel villaggio ricostruito in archeologia sperimentale, tanto nella ricostruzione dei corredi che usiamo per le didattiche. Grazie mille. Prima di iniziare volevo rassicurare uno dei nostri follower su YouTube: non abbiamo nessuna autocensura su citare Pavia, capitale del Regno Longobardo, semplicemente in alcuni episodi che abbiamo narrato non ci è sembrato fondamentale far presente che questi episodi accadessero proprio a Pavia. In particolare in uno dei commenti all'ultimo video ci viene fatto presente come il banchetto di Carlo Magno, in cui viene riconosciuto il figlio dell'ultimo re longobardo, avvenga a Pavia, così come rispetto al video precedente l'emanazione dell'editto di Rotary avvenga nella reggia di Pavia. L'abbiamo detto più volte, Pavia, non abbiamo nessuna autocensura, avevamo solo scelto di non specificare. Bene, veniamo all'argomento di oggi. Abbiamo detto la religione dei Longobardi, ma forse sarebbe meglio dire le religioni dei Longobardi. Abbiamo già sfiorato l'argomento in più video, quelli sulla cultura tradizionale, quelli sul dio Godan, che vi lascio in link e in descrizione, ma oggi proviamo ad affrontarlo in maniera univoca. Diversi, infatti, fra gli utenti, sia qui che su Facebook che su Instagram, ci chiedono spesso domande su questo argomento e lo capiamo perfettamente, è un argomento molto affascinante ed è un argomento piuttosto sensibile, nel senso che tocca tanto la comunità neopagana, tanto quella cristiana, però noi ricordiamo a tutti che abbiamo un approccio storico e archeologico e quindi, a prescindere dalle individuali simpatie che ogni membro della Fara può avere, il nostro approccio non tende a favorire né il lato neopagano né quello cristiano. Perché parliamo di religioni longobarde? Beh, perché la prima suddivisione che possiamo fare, quella più ovvia e più scontata, è quella fra Longobardi pagani e Longobardi cristiani. Ma vedremo poi che anche all'interno della cristianizzazione longobarda la suddivisione fra ariani e ortodossi cattolici, e all'interno di questa lo scisma dei tre capitoli segnerà tutti i decenni e i secoli del regno longobardo. Partiamo dall'inizio, il paganesimo longobardo. Sappiamo pochissimo e quel poco che sappiamo lo abbiamo citato 1000 volte nei racconti. Vi ricordo che esiste una playlist registrata durante il lockdown in cui io, Bracco e Nini, che avevamo la possibilità di registrare nello stesso complesso edilizio, e abbiamo appunto registrato alcuni racconti tratti da Paolo Diacono, lo trovate qui sul canale. Ecco, in questi racconti dell'Historia Langobardorum, Paolo Diacono cita ad esempio il dio Godan, la dea Frea, in relazione al mito dell'origine del nome dei Longobardi. Non mi dilungherò nel riraccontarlo per esteso, ma semplificando per chi magari abbia raggiunto il canale proprio con questo video, possiamo dire che gli antenati dei Longobardi, noti come Vinnili, a un certo punto si trovano a scontrarsi con i Vandali e, guidati, come tipico di un topos mitologico del mondo indoeuropeo, da due coppie di gemelli mitici, per l'appunto, i Boreaion per i Longobardi e Ambriassi per i Vandali, entrambe le due coppie pregano Godan, il dio principale del loro pantheon. Abbiamo già specificato come dal punto di vista della Fara preferiamo non identificare Godan con Odino, la sua versione scandinava è molto più tarda, ma riconoscere la comunità dell'archetipo che lega questo Godan a quello Odino. Detto ciò, la marcia in più dei Longobardi è la presenza della madre dei due gemelli, Gambara, che prega invece la dea Frea. Senza appunto entrare nello specifico e spoilerarvi il mito, sappiate che alla fine i Longobardi ottengono il favore divino tramite l'intercessione della dea e ottengono anche il nuovo nome. Da Vinnili diventano Longibardi,
dalla lunga barba, Longobardi. Ecco quindi che abbiamo due riferimenti a due divinità tipiche del Pantheon germanico, Godan e Freya, che poi nel mondo scandinavo probabilmente andrà a dividersi in Frigga e Freya. Abbiamo quindi la quasi matematica certezza che il Pantheon originale del mondo longobardo fosse quello germanico. Ci sono poi dei riferimenti all'interno dell'Historia Longobardorum che ci fanno capire anche la presenza di un valore, ad esempio, legato agli animali totemici, per nulla in contraddizione col background culturale germanico. Riguardo agli animali totemici vi lascio in descrizione, se riesco anche qui, ma non sono sicuro perché il video non è nostro, o meglio, è anche nostro ma non è pubblicato sul nostro canale. Un paio d'anni fa il Museo Archeologico Nazionale di Cividale ha prodotto, con la nostra partecipazione e con la regia di Anielo Sgambati, mio compagno di università, un video sugli animali totemici nel mondo longobardo, con la direzione scientifica della direttrice del Museo Archeologico di Cividale, Angela Borzacconi. Il video è presente tanto sul profilo YouTube del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, tanto su quello del progetto Italia Langobardorum, che l'ha finanziato insieme a tutta un'altra serie di eventi legati ai Longobardi in vetrina. Ecco quindi che abbiamo Godan, Freya, gli animali totemici, un mondo germanico, pre-cristiano, pagano, che si delinea però in maniera piuttosto confusa, fumosa più che confusa. Non abbiamo moltissimi elementi. A questi elementi possiamo aggiungere le informazioni di parte avversa, ovvero i commenti che le autorità cristiane fanno sui Longobardi e che però, per ovvie ragioni politiche, tendono soprattutto a sottolineare quanto questa gens sia nefandissima, per utilizzare le parole proprio di Gregorio Magno. Queste fonti cristiane cosa ci dicono? Beh, ci dicono ad esempio che, secondo Gregorio Magno, i Longobardi portavano avanti dei rituali nefandissimi, tra cui dei pasti rituali, ma soprattutto il sacrificio di un capro e la dedicazione del capo di questo capo, il capro, il famoso caput capre, a un diabolus che dagli storici moderni viene interpretato, da quanti ritengano questa informazione valida, come probabilmente legato alla figura di Donar, l'antenato germanico del Thor scandinavo, mentre da chi non giudica valida questa notizia e preferisce leggerci solo della propaganda avversa ai Longobardi, ovviamente l'attribuzione a Donnar non viene effettuata perché nell'interesse del papato c'è quello di sottolineare i culti diabolici. Non abbiamo la certezza ovviamente che questa informazione sia completamente di parte o sia completamente valida, potrebbe essere una commistione delle due. Ad esempio, lo stesso Papa nelle sue lettere alla regina Franca Brunilde fa riferimento alle pratiche che i buoni cristiani non devono portare avanti e fra queste c'è l'adorazione degli alberi e i sacrifici nefandi. Quindi probabilmente in ogni caso, a prescindere da quale fosse il grado di veridicità di questa informazione, c'era nella percezione dei cristiani dell'epoca il fatto che i pagani germani avessero queste abitudini, l'adorazione degli alberi e l'adorazione col sacrificio animale. Più di così, però, non ci viene incontro la fonte. Un'altra fonte secondaria e molto più dubbia è quella del vescovo Barbato. In questo contesto ci viene narrata appunto la leggenda della Sacra Arbor, cioè di questo albero che sarebbe stato presente poco lontano dalle mura di Benevento e dove i Longobardi avrebbero effettuato delle corse folli, frustando i cavalli a sangue, seguendo un percorso che poi li avrebbe portati a rincorrersi intorno all'albero, su cui era appesa una pelle sacra di non si sa quale animale e che ovviamente il vincitore doveva afferrare per primo. Questo è uno dei miti. L'altro che viene raccontato è quella dell'adorazione segreta da parte di uno dei duchi di Benevento di una vipera d'oro. Ecco, il secondo mito sembra veramente costruito sull'idea cristiana dell'idolo e sembra voler essere più propaganda avversa che qualsiasi altra cosa. Sulla questione dell'albero sacro rimane dubbia la questione. Le uniche informazioni che
possono, diciamo, essere date per abbastanza certe sono i riferimenti appunto a Godan, a Frea e questo sottile strato di impressioni che facciano anche dei riferimenti a Donar. Ad esempio, Isabelluma da Silva, la storica dell'arte, che ha analizzato buona parte dei reperti delle necropoli longobarde e cividalesi della fine del XX secolo, riferendosi a una decorazione presente in diversi elementi, in crocette auree, in decorazioni per bicchieri in legno, e che in particolare è questa. Magari vi mostrerò una illustrazione migliore. Ecco, in questo nodo complesso legato a questi uomini che saltano tenendosi i piedi di quelli davanti in una continua capriola, lei vede un riferimento al culto di Donar. Non mi spingo a spiegare oltre il perché non l'ho capito nemmeno io. Questo però è quello che sappiamo del mondo pagano longobardo, che sicuramente doveva essere presente al momento del loro arrivo in Italia, se Paolo Diacono, nell'VIII secolo inoltrato, al Regno Caduto, ci tiene comunque a far presente la questione del mito di Godan e di Frea, ad esempio. Perché un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare è che se oggi noi possiamo permetterci nella civiltà occidentale contemporanea di guardare alla religione più come un aspetto strettamente personale e intimo della vita degli individui, nel contesto dell'Alto Medioevo era soprattutto una scelta politica. Di conseguenza anche le conversioni, soprattutto le conversioni dei nobili e dei re, erano prima di tutto una questione politica, ma anche l'adesione ai vecchi culti potevano essere politici. Sempre c'era la tendenza a utilizzare la religione come strumento di rafforzamento dell'identità in contrapposizione all'altrui, all'altro. Ecco quindi che entriamo nel contesto della conversione al cristianesimo. I longobardi cristiani che arrivano in Italia sono convertiti all'eresia ariana. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto vuol dire che sono in buona compagnia. La stragrande maggioranza delle popolazioni germaniche erano state convertite proprio all'eresia ariana. Ario era stato un prete che aveva messo in dubbio la natura divina del Cristo, cioè il fatto che condividesse con Dio Padre la stessa natura divina, per quantità e per qualità. Quindi oggi i cattolici recitano a memoria il loro credo, che cita più o meno, vado a memoria, sono un po' arrugginito sulle messe, ma credo in un solo Dio, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre, eccetera. Questo nucleo del credo era quello che ovviamente non avrebbe trovato d'accordo gli ariani. In realtà, nel mondo già cristiano da tempo, quello diciamo dell'impero romano orientale, ma anche dei grandi centri della cristianità occidentale, l'arianesimo era stato abbandonato e condannato da un sacco di tempo. Addirittura all'inizio del IV secolo viene condannato a Costantinopoli e poi nel concilio di Nicea per quello che riguarda l'Oriente. E nel 381 il concilio di Aquileia lo condanna definitivamente anche per quanto riguarda l'Occidente. La questione è che nessuno aveva avvisato i barbari, che erano stati appunto evangelizzati da sostenitori di questa teoria. La questione di fondo è che probabilmente le dispute teologiche non interessavano granché né i Longobardi né tantomeno i loro re. Era più probabile che la questione fosse che avere una differenza religiosa all'interno del cristianesimo, quindi non essere identificati come nefandissima gens pagana, ma come dei cristiani diversi, avrebbe potuto permettere una maggiore coesione all'interno della gens Langobardorum in contrapposizione agli autoctoni da una parte e soprattutto alle forze di Bisanzio dall'altra. Diventava quindi una questione politica essere ariani, molto più che una questione di culto. A dimostrazione di quanto le divisioni interne al mondo cristiano fossero in realtà questione prettamente politica, torniamo a parlare di una regina di cui abbiamo già discusso, Teodolinda, quella che sui libri, sui sussidiari di scuola italiani viene detta come la prima matrice della conversione dei Longobardi al cattolicesimo, se non fosse che era a sua volta eretica. Non era ariana, suo marito lo era. Lei era cattolica ortodossa, se vogliamo, ma aderente, in quanto consigliata da Secondo di Non,
allo scisma dei tre capitoli. Lo scisma dei tre capitoli, se quella ariana era un'eresia particolarmente sofisticata da comprendere, quella dei tre capitoli è veramente questione di raffinatezza e di nuovo di politica. Sostanzialmente, alcuni autori di diversi secoli precedenti, cristiani, avevano espresso dei dubbi sulla Theotokos, cioè la madre di Dio, preferendogli la definizione di Christotokos, cioè la madre di Cristo. Erano veramente delle sottigliezze, ma che in un contesto politico molto complesso come era quello di Bisanzio, aveva visto l'imperatore intorno al 545 preferire condannare e depurare non gli autori, questi tre autori di per sé, ma diciamo tre brani della loro produzione, i tre capitoli, perché troppo vicini a visioni giudicate appunto nuovamente eretiche. Il problema qual era? A livello politico questa decisione è un ottimo pretesto di scissione fra Occidente e Oriente e in particolare gli ecclesiastici occidentali decidono che il loro concilio di riferimento non è quello di Costantinopoli del 554, dove viene ribadita la condanna dei tre capitoli, ma quello di Nicea di un secolo prima. Lo scisma dei tre capitoli fra Occidente e Oriente procede per un certo periodo, poi c'è una mossa d'impeto da parte dell'impero, diciamo bizantino, ma sappiamo che intendiamo quello romano orientale, che fa convertire sostanzialmente con la forza i papi, ma che vede una continua resistenza nei territori del nord Italia e in particolare in quelli che rispondevano o che avevano stretti rapporti col patriarcato di Aquileia, che ricordiamo era una potenza religiosa dell'epoca. In particolare nel 589, saltiamo un po' di passaggi, se siete interessati vi lasciamo come sempre dei link in descrizione per approfondire, ma se no il video durerebbe 2 ore a parlare di eresie cattolico e tricapitoline. Dicevamo, in particolare arrivando al 589, il patriarca di Aquileia Severo viene sostanzialmente catturato dall'esarca. E l'esarca è l'ufficiale di Bisanzio attivo in Italia. Perché ricordiamo che anche durante il periodo longobardo la parte costiera, l'esarcato, la parte intorno a Ravenna e altri territori sono sempre in mano ai bizantini. Ecco, l'esarca cattura il patriarca Severo e sostanzialmente lo obbliga alla biura del concetto tricapitolino. Il problema è che poi il patriarca viene liberato, torna a casa sua e nel 590 indice il sinodo di Marano, oggi Marano Lagunare in provincia di Udine, dove dichiara che la sua conversione era stata forzata e si riappropria della fedeltà al scisma tricapitolino. In questo contesto, quindi la presenza di una regina tricapitolina come Teodolinda diventa un fattore non secondario. Secondo alcuni autori, infatti, non tutti, lo specifico, ma secondo alcuni autori, troverete in descrizione dei brani che ne parlano, la politica di Agilulfo e di Teodolinda è finalizzata alla creazione di una chiesa nazionale dei Longobardi, che probabilmente doveva nell'ottica, nel progetto complessivo, portare a una fusione della chiesa ariana e di quella tricapitolina, e in contrapposizione soprattutto in realtà a Bisanzio e al Papa, che era il grande problema che i Longobardi avevano in Italia. Questo progetto non arriverà mai in porto, ci saranno altri problemi, altri intoppi e piano piano in realtà il processo sarà quello contrario, il mondo longobardo andrà a convertirsi alla ortodossia cattolica. In realtà però ci vorrà del tempo, come abbiamo detto, vedere Teodolinda come una matrice della conversione al cattolicesimo ortodosso è inesatto, essendo lei tricapitolina. La conversione completa al cattolicesimo viene solitamente indicata col regno di Cuniperto, che intorno al 689 sconfigge un'ennesima insurrezione dei duchi longobardi, che però sono proprio i duchi ariani e tricapitolini, e che quindi venendo sconfitti si vedono poi riconciliati all'interno di un sinodo indotto a Pavia, lo dico per il nostro follower, sinodo di Pavia, vede che non abbiamo nessuna autocensura su Pavia,
Ecco, proprio nel sinodo di Pavia, dicevamo, ehm, le varie correnti religiose interne al regno longobardo vengono spinte a riconciliarsi in un'ottica sostanzialmente cattolica. Ecco quindi che le anime pagane, cristiane eretiche, cristiane ortodosso cattoliche si ricompongono e all'inizio dell'VIII secolo siamo di fronte a un mondo longobardo ormai formalmente cristiano, cattolico, ortodosso e con però dei rimasugli di paganità probabilmente ancora molto diffusi nelle fasce medio-basse della popolazione. Se avete altre domande, siamo qui a disposizione. Speriamo che il video vi sia stato quantomeno di interesse e che vi sproni a trovare nuove informazioni. E mandi! PS. Questa domenica, il 21 maggio, saremo al parco Livelet in provincia di Treviso. È un evento multiepoca. Il parco è un parco di palafitte preistoriche. Potete trovare i ricostruttori locali che si occuperanno della parte strettamente preistorica. Ci saranno poi i Sulissa Stork, che invece ricostruiscono la civiltà degli antichi veneti, dei paleoveneti, e poi ci saremo noi a portare la cultura materiale longobarda. Se vi va, siamo lì dalle 10 alle 17-18 della sera di domenica 21 maggio. Maman!